Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Forzinet. Oggi mi concentrerò sul commento della sesta e penultima puntata di Tale e Quale Show, una puntata che secondo me non ha regalato particolari gioie e particolari colpi di scena. Delle interpretazioni che sono state eseguite, onestamente soltanto alcune se ne sono salvate perché non è stata proprio una puntata così scoppiettante. Probabilmente il colpo migliore Carlo Conti si era lasciato per la fine con Samuele Cavallo nei panni di Diodato, che era una canzone molto sentita da lui, come ha ammesso appunto lo stesso attore, e che infatti ha interpretato al meglio, anche se la voce non era proprio così somigliante a Diodato. Sicuramente era l'artista che meritava di più la vittoria e infatti l'ha portata a casa, ma a pari merito con Gabriele Cirilli e Flavio Insinna, che secondo me sono stati ancora una volta stupefacenti e sorprendenti non nell'interpretazione ma nel piazzamento in classifica, perché arrivare primi per me è stato un qualcosa di clamoroso, non me lo sarei mai e poi mai aspettato, soprattutto in quell'esibizione lì. Per carità, la notte di Halloween, nei panni di Mercoledì Addams e della creatura di Frankenstein, sono riusciti a prendersi questo primo posto, però io credo che il primo posto l'avrebbe meritato in solitaria Samuele Cavallo. Poi è relativo alla fine, in questo contesto, chi vince la puntata, se si arriva a pari merito o meno. È tutto molto relativo, soprattutto perché Samuele Cavallo, grazie a questa vittoria in coabitazione con la coppia Cirilli-Insinna, è riuscito a scalare tante posizioni, o meglio, a recuperare tanti punti in classifica generale e a portarsi a meno da Pamela Petrarolo, ma ci arriveremo con calma per vedere chi effettivamente può giocarsi la vittoria nell'ultima puntata della prossima settimana. Prima vorrei concentrarmi ancora su quello che invece è successo appunto nella penultima di puntata. Sul podio sono arrivate per la prima volta le Donatella, che hanno interpretato Donatella Lettore e Dito nella Piaga cantando Chimica, brano che hanno portato a Sanremo qualche anno fa. Beh, devo dire che non è stata male l'esibizione, a me l'esibizione è piaciuta, però non è un'esibizione come anche le altre, a parte quella di Samuele Cavallo, non è un'esibizione che ti dà quell'emozione, che ti comunica quell'emozione, secondo me, almeno io quello che ho percepito, io parlo di quello che ho percepito e ovviamente è soggettivo, magari qualcuno invece potrebbe aver percepito cose diverse e sentito roba diversa, però sensazioni ed emozioni non ce ne sono state particolarmente se non per Samuele Cavallo. Poi la coppia Insigne Cirilli, come abbiamo detto, è una coppia che è lì per la quota ironica, comica, quello è stato più una show quasi tipo musical il loro, con la somiglianza che non c'era minimamente. Adesso lasciamo stare Frankenstein, che ci può anche stare, come viene imitato, che non è neanche così complicato, ma Cirilli nei panni di Mercoledì Adams era completamente diversa, pure suonato in diversi frangenti, quindi onestamente la vittoria a pari merito è più che esagerata. Che al pubblico piaccia lo show di quel tipo non ne ho dubbi, però poi se dobbiamo premiare il merito, secondo me il primo posto mi sembra un po' esagerato, sul podio potevano starci tranquillamente, però il primo posto mi sembra un pochettino esagerato, questo è il mio pensiero. Le Donatella per me sul podio per la prima volta è un attestato di merito per loro, perché comunque si sono sempre impegnati e hanno fatto il loro lavoro, anche se forse all'inizio l'hanno presa un po' alla leggera, secondo me, da quello che ho visto nelle clip, per quello che ho visto nelle clip. Poi magari nelle clip hanno mostrato leggerezza e anche una sorta di quasi superficialità, mentre nel lavoro non era proprio così, insomma, magari erano molto più centrate e focalizzate. Quarto posto per Antonella Fiordalisi, che quindi comunque, nonostante un'interpretazione che secondo me non è stata eccezionale, e ripeto, non solo la sua, è stata un po' una serata sottotono per tutti, fatta eccezione per qualcuno, però nonostante un'interpretazione un po' sottotono, a me è piaciuta comunque, perché a livello di intonazione non è stata male, la somiglianza a tratti c'era, però sicuramente non è la sua migliore esibizione, molto meglio paradossalmente in spagnolo con Karol G della settimana scorsa, con cui ha anche conquistato il podio. Fatto sta però che lei in qualche modo, soprattutto anche con i 5 punti dei social, che anche in questo caso hanno fatto la differenza perché altrimenti avrebbe perso qualche posizione, con i 5 punti social si è piazzata a ridosso del podio, al quarto posto, e quindi è lì in lizza per la vittoria finale. Non credo, perché è molto molto complicato proprio a livello matematico di distanza di punti, però può anche sperare con un'interpretazione buona nell'ultima puntata di raggiungere, che so, il quarto posto nella classifica generale. Il podio è anche un po' complicato, però non si può mai dire. Vediamo poi cosa riuscirà a fare nell'ultima puntata. Devo dire che comunque il processo di crescita c'è stato, per quello che mi aspettavo alla vigilia di Tale Quale Show, l'ho detto e lo ripeto sempre. C'è stato un evidente miglioramento, un'evidente crescita, e il lavoro dietro dimostra che c'è e dimostra che comunque continua a farlo in maniera buona, però l'interpretazione secondo me qui è stata un po' meno centrata rispetto alle altre.
Abbiamo Peppe Quintale invece con Barry Gibb dei Bee Gees, che come voce forse ci si è avvicinato molto a Barry Gibb, anche col falsetto, non mi aspettavo quel falsetto da parte di Peppe Quintale, quindi devo dire che mi ha piacevolmente sorpreso, però ci sono state anche delle imprecisioni, non è che mi abbia convinto proprio appieno come interpretazione, ma non è stato male. Sesto posto invece per Marina, che ha interpretato Serena Brancale. Allora, a livello di movimenti, secondo me è stata praticamente identica. Lei fa anche l'imitatrice di fatto sui social, quindi credo che sotto quel punto di vista sia stata impeccabile. E infatti l'hanno anche sottolineato nella giuria. A livello vocale, riprodurre poi la voce di Serena Brancale è molto complicata, una voce secondo me più acuta e più potente nelle parti alte, e Marina non è riuscita a riprodurla proprio così com'era. Sicuramente era molto differente rispetto a Cristina Aguilera della scorsa settimana. Con Cristina Aguilera mi ha stupito alla grande. Qui ha fatto più o meno quello che mi aspettavo. Pamela Petrarolo e Tony Maiello invece sono arrivati nelle retrovie. Loro, che sono in lizza alla grande per la vittoria, non hanno brillato. Pamela Petrarolo si è vista proprio che la voce questa volta l'ha sforzata molto, è stata molto sforzata e quindi poco convincente. Ha fatto fatica, ha cantato più con la voce sua che con la voce invece di Fiorella Mannoia. Pensavo fosse più nelle sue corde, non so se non è riuscita lei a prendere il personaggio, oppure se magari sono stato troppo ottimista nel pensare che potesse effettivamente riprodurla e fare molto bene come ha fatto anche altri personaggi finora, perché praticamente finora è stata quasi sempre sul podio. Mentre Tony Maiello, l'ottavo posto, l'ho visto molto stizzito per questo ottavo posto, che è la seconda volta che ottiene. Magari la prima volta non lo meritava più di tanto, anche se con Harry Styles pure non è che mi fosse piaciuto più di tanto, ma qui l'ottavo posto è più che meritato, perché non mi è piaciuta la sua esibizione. Semplicemente, allora, a cantare canta bene, su quello non c'è dubbio, perché è un cantante, è bravo, però parlando di somiglianza e di paragone con Mahmood era completamente diverso. Qui non è riuscito a riprodurla, non mi aspettavo, ero lì a guardare la televisione, a aspettare il momento in cui magari poteva riuscire a fare quello switch, e quello switch non è arrivato, quindi secondo me è giusto così. E poi penultimo ultimo posto per ormai i soliti noti, ovvero Gianni Ippoliti con i panni di Peppino Di Capri e Carmen Di Pietro nei panni di Boy George. Per quanto riguarda la classifica generale, che è quello che ci interessa di più al momento, abbiamo Pamela Petrarolo che è in testa con 315 punti, soli 3 punti di vantaggio su Samuele Cavallo, 312, che ha scavalcato Tony Maiello, che invece ha 302, quindi se la giocano sicuramente loro tre, perché lo scarto è minimo, sono racchiusi 3 concorrenti in 13 punti, e sappiamo benissimo che nell'ultima puntata dovrebbero esserci anche dei punti bonus, quindi può succedere qualsiasi cosa. Io credo che nel gruppetto possano essere coinvolti anche Flavio Enzini e Gabriele Cirilli a 287 e Marina a 283, quindi 5 concorrenti in lizza per la vittoria, divisi da 28 punti, che apparentemente sembrano tanti, ma così tanti non lo sono, soprattutto nell'ultima puntata, quindi può succedere tutto. Chiaramente per chi è più indietro è molto più complicato recuperare fino al primo posto, perché devi scavalcare altre 4 persone, quindi per Marina non è semplice puntare al successo, però, ripeto, tutto può succedere, l'abbiamo visto in questa puntata dove Pamela Petrarolo e Tony Maiello hanno perso parecchi punti nei confronti degli altri, riaprendo un po' la discussione, riportandolo almeno a 5 persone. Antonella Fiordelisi è sesta a 276 punti, lì abbiamo quasi 40 punti di distacco, la vedo molto molto complicata per lei invece rientrare in corsa per la vittoria, e non credo che lo farà, però penso che possa con una buona interpretazione magari arrivare a giocarsi anche il podio, che non è distantissimo, ecco, 302 punti o quantomeno il quarto posto. Il quarto posto è ampiamente alla portata e lì si gioca tutto sul filo di lana. A seguire abbiamo Peppe Quintale che è a 260 e può scavalcare comunque Antonella Fiordelisi, le Donatella a 255 si sono riavvicinate, e ultimi due Gianni Ippoliti 198 e Carmen Di Pietro a 146. Per quanto riguarda le interpretazioni della prossima settimana invece avremo Samuele Cavallo nei panni di Bon Jovi, e secondo me può far bene, è molto interessante, ma non so se vocalmente potrebbe centrarlo. È un personaggio che all'ultima puntata può essere croce e delizia, nel senso che ti può far fare il botto, ma ti può anche penalizzare un sacco. Carmen Di Pietro sarà Mina, e vabbè, qui non so neanche perché le assegnino questo personaggio. Onestamente, preferivo che, come per Celine Dion, rimanessero un po' confinati nei personaggi più fattibili, più interpretabili da Carmen Di Pietro, non tanto perché riuscirebbe ad imitarli, ma perché magari non va a toccare dei mostri sacri. Poi ci saranno le Donatella, che saranno le gemelle Kessler. Qui non mi aspetto granché, anche perché dovranno pure ballare, quindi non credo che potranno portare via tanti punti, e la posizione di classifica penso rimarrà pressoché quella. Antonella Fiordelisi sarà Rose Villain. Allora, il timbro vocale potrebbe essere un po' somigliante, non potrebbe non essere così diverso, quindi potrebbe sorprendere Antonella Fiordelisi
dico di tenerla d'occhio in quest'ultima puntata con Rosvillen. Flavio Inzina e Gabriele Cirilli saranno Gigi Proietti e Claudio Villa, quindi un'altra interpretazione piuttosto teatrale, immagino, con Inzina che dovrebbe fare Proietti. Gianni Ippoliti sarà Cristiano Malgioio, quindi un'interpretazione un po' alla Carmen Di Pietro, onestamente. Tony Maiello sarà Gigi D'Alessio, quindi a livello di lingua ci siamo comunque nel dialetto napoletano. Marina interpreterà Raffaella Carrà, qui dovrà anche muoversi e ballare, non so quanto riuscirà a guadagnare punti utili per puntare al podio eventualmente della classifica generale. Pamela Petrarolo sarà Emma Marrone, un'altra voce molto potente per Pamela Petrarolo che secondo me potrebbe far molto bene e blindare il primo posto in classifica, mentre Peppe Quintale sarà Tom Jones. Praticamente dei tre principali in lizza per la vittoria, secondo me Pamela Petrarolo è il personaggio forse più fattibile per le sue corde vocali, ma anche Tony Maiello comunque se la può giocare tranquillamente con Gigi Alessio. Forse Samuele Cavallo con Bon Jovi, l'ho detto, è un po' un 50 e 50. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.